Va bene Monica, l'inquadratura è a posto, iniziamo per la nostra amica Maria Rosa, che dopo 3 anni è arrivata alla sua seconda sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Maria Rosa mi si presenta molto bella, vestita tipo da dama del 1700. Sembra in una reggia. Che colori ha il suo abito? È azzurro, aperto, quindi sotto si intravede del bianco, dei veli bianchi. C'è anche del verde? Sopra nel corpetto. Quindi verde, azzurro e bianco. È una immagine di una vita precedente? Sì, tipo come se lei stesse aspettando il marito che deve tornare da una battuta di caccia, ma non tornerà. Perché rimarrà offeso. Perché rimarrà ucciso, sì. Come si chiama questa dama? Milena. Come ti dà l'autorizzazione Milena? Se poi è Maria Qua, Rosa. sì, mi fa un inchino in Sorride? osservanza a quei tempi. Sì, ha un sorriso un po' preoccupato perché allo stesso tempo sta aspettando il marito. Vibrazione di Maria Rosa. 9 miliardi. Consapevolezza. 163. Anima. 42, 43. Vite. 1133. Il numero della vita di Milena. 21, 1121. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 43. Terza, quarta D. Terza dimensione, 60. Seconda sessione di Maria Rosa, la decisiva. Sì, se sceglie di tuffarsi dentro se stessa. Qual è il titolo di questo tuffo? Allora, il progetto in cui lei è, ne vedo due. Un progetto in cui lei è adesso e un progetto in cui potenzialmente potrebbe essere. Mhm. Il progetto attualmente in corso è un pedone qualunque. Quello potenziale è mi illumino di immenso. Un pedone qualunque perché comunque lei è come se non sentisse ancora di essere una creatura divina. Sente ancora di mh, non riuscire davvero ad incidere profondamente sulla propria vita, anche se lo vuole, lei lo vorrebbe fortemente, però ancora non si riconosce la grandezza e la meraviglia che ha. Mhm. La sessione di Maria Rosa, la vecchia, posso dire il titolo, no? Sì? È al di là, andatevela a cercare, a vedere. E in quella sessione è stato detto più volte Maria Rosa può tutto.
Questa frase l'ha molto colpita e in questi 3 anni l'ha spinta a molti cambiamenti. Sì, però è come se non agissero in profondità totale. Nel senso che lei ancora è come se fosse, non so come spiegarti, dominata da altre forze, ok? Non ha ancora capito che lei è davvero la padrona di tutto quanto. Quindi lo sta facendo a piccoli passi, però è come se stesse agendo molto più in superficie che in profondità. E le vengono anche bene le cose della superficie. Però è come se lei dovesse sentire più in profondità tutto questo suo potere. Quindi non sentirsi più il pedone qualunque, ma la regina, no? Di questa scacchiera. Entità eteriche. Non è che c'è molto. Allora c'è come secondo universo tipo un antilope, come primo universo un leone, per cui si crea un po' quella dinamica lì, un po' di vittima carnefice. E poi appunto c'è questo essere di luce che è tipo, sì, io l'ho chiamata Madonna del Soccorso, e 2 di L. Quindi è un essere di luce di che universo? No, questo è del primo. Ok, perché si distingue dai 2DL la Madonna del Soccorso? È come se avesse una funzione un po' più precisa, come di quelle alcune donne che o sono in pericolo nella loro gravidanza o sono in pericolo quando i figli sono molto piccoli, oppure proprio le donne che non riescono ad ottenere la gravidanza. Me la dà così. Ok, interessante vedere vittima carnefice, la vittima è quella del secondo universo. Quindi ancora più nascosta, perché volendo il leone non vale nulla rispetto a una qualunque entità del secondo universo, quell'universo da cui vengono demoni, diavoli, tutto quello che non è umano, è anti-umano, più che non è umano, perché non è che l'umano sia, che sia umano il leone, il felinoide, è anti-umano. In qualche modo il leone ha interesse che noi si sia, quello del secondo universo vuole l'egemonia del proprio universo sul nostro, vuole magnarselo. Entità mentali. Sono intorno al livello entrambe, 3 direi. Il primo è farmacia sempre aperta, quindi vedo questa costante disponibilità di Maria Rosa a vari livelli. Quindi soprattutto ad ascoltare le persone, ma anche insomma ad aiutarle effettivamente, concretamente, dando anche delle possibilità, più chance alle persone. L'altra e ovviamente questa volta la fa rimanere incastrata in alcune dinamiche, a volte anche nell'ambito lavorativo, in questa sua forte disponibilità. L'altra è ho bisogno d'amore per Dio. È come se dunque, lei è una persona molto amorevole, molto capace di amare. Tende anche a vedere le persone intorno a sé ammantate da questo suo amore. E questa da un lato è una qualità, ok? È come se le persone le coprisse dall'amore, però non sempre riesce a vederle per quelle che realmente sono.
ok? È come se facesse una sorta di proiezione. Il suo bisogno d'amore e che si traduce poi, no, nella sua essere amorevole, gli fa vedere anche le persone in questo modo, però non sempre queste persone sono così amorevoli. Impianti. Come se ci fosse un cappello mm, con una tesa molto larga che quindi si cala, diciamo così, sui propri occhi e non le fa vedere tutto quanto chiaramente. E poi qualcosa ai denti e basta. Ok, il compleanno, posso dirlo, no, di Maria Rosa è il 2 luglio. Oggi non è il 2 luglio, siamo prima. Lei voleva fare la sessione il giorno del suo compleanno. Causa esoterica. Ecco, in questo per esempio anche può riconoscersi pedone e non regina, perché è come se attribuisse ancora a degli eventi comunque superficiali, comunque esterni, un certo potere, come se quel giorno lì fosse dotato di chissà quale energia, non rendendosi conto che essendo lei la regina della scacchiera, e per scacchiera intendiamo il gioco, no? Entro cui siamo, Mhm. qualunque giorno lei può scegliere che è il giorno buono e potente, perché il potere viene da lei, l'energia forte viene da lei. Quindi oggi è il suo non compleanno e va bene così, insomma. È perfetto. Buon non compleanno Maria Rosa, buon non compleanno Monica. Monica, dillo anche a me. Buon non compleanno, Lucio. Ah, grazie, buon Natale. Ah, no. Se oggi fosse il suo compleanno cambierebbe qualcosa, quindi? Niente. Ok. Il fatto che lei abbia accettato subito è un buon segno o un brutto segno? Cioè, è una cosa, insomma, hai capito. È un ottimo segno, però questa sua decisione iniziale rivela questa incertezza riguardo alla propria natura divina. Ok. Oggi è anche un 2, quindi ci accontentiamo. Possiamo proiettarci al 2 luglio se volessimo? Sì, Lei lo fa? certo che sì. Come se volesse rimanere a metà, perché vuole sperimentare in un certo senso, la potenza che ha la giornata di oggi e allo stesso tempo sperimentare la potenza del 2 di luglio, per riuscire, a mettersi in alto, e comprendere questa sua forza divina, quindi che è un po' ininfluente il giorno in sé per sé. Mm. Quindi va il 2 giugno? Luglio? No, giugno. Cioè, lei si mette a metà tra oggi e il 2 luglio. Anche, sì, certo. Vabbè, oppure sceglie un numero qualunque, un giorno qualunque. Esatto, Potrebbe anche scegliere tutti i giorni. esatto, esatto, Maria Rosa può tutto, esatto. la regina della scacchiera. Causa esoterica degli attacchi eterici. Sono continuati sogni e diavoli. Mh. Ehm, Ancora appunto come, mostra il suo progetto, lei non ha totalmente compreso fino in fondo, di essere lei la creatrice di tutto. Ci sono ancora delle parti di lei separate. Prima, ho cercato di spiegarle, come vedo io le entità eteriche, ma anche le entità mentali. Sono create da noi, esattamente, sono delle parti di noi che o non sono viste o non sono accettate, comunque non sono integrate. E quindi che cosa succede? Che è come se uscissero fuori da noi. Escono fuori da noi e assumono come una vita propria, una propria consistenza, fintanto che noi non le riconosciamo come nostre e ce ne riappropriamo e le armonizziamo, ok? Diventano parte integrante di noi. Adesso lei, in quanto pedone qualunque,
non pensa di poterle dominare, le vede esterne e in quanto esterne che la attaccano. Mhm. Quindi lei ancora non ha veramente compiuto questa transizione, dove capisce che lei le può, tra virgolette, ritirare dentro di sé, riamalgamarle. Mm? Mhm. E questo è, cioè questi demoni in realtà sono lei, sono delle parti di lei dissociate. Quanti sono? In realtà io ti potrei anche dire che a volte questo demone è la Madonna del Soccorso, ok? A volte questo demone è l'antilope, a volte questo demone è il leone, che poi possono assumere anche sembianze diverse, manifestazioni diverse e andare anche a ripescare delle cose del passato, quindi andare a ripescare anche ricordi di abduction. Sono associabili a delle emozioni questi demoni. Certo, perché tutto ciò che, tutti i nostri contenuti interiori che non sono accettati sono sempre accompagnati da un'emozione, che è un'insicurezza, che è una paura, che è una sfiducia. Mm. Quali sono in questo caso le emozioni che Maria Rosa non vuole riconoscere? Ci sono anche come dei sensi di colpa, di non fare abbastanza, di non essere a volte abbastanza, di non incidere abbastanza. Quindi ha un senso di colpa e senso anche di inadeguatezza. E poi c'è proprio anche una specie di cessione di potere, quindi che lei non ha coscienza del suo potere personale, tende a cederlo ad altri, quindi senso di impotenza. Va bene, ci sono ancora abduction? E secondo me più che no, le abduction non ci sono, però ci sono come un lancio, mi fa vedere a volte, no? Il leone tipo che lancia questi ricordi delle passate abduction. Ce n'erano tante, no? Esatto. C'era un progetto legato ai feti? Sì, sai che cosa però? È come se, oltre ad esserci questo progetto legato ai feti, ehm, anche questa vita passata che lei mi ha proposto è in qualche modo legata a una frustrazione della gravidanza. Quindi lei, che è la creatrice di tutto, ha creato sia questo progetto di sottrazione dei feti, ok? Sia anche questa vita passata in cui lei attende questo amato marito, ok? Che non torna perché ha avuto questo incidente nella battuta di caccia e dire a se stessa no, non troverò mai nessun altro, non avrò mai figli perché l'unico figlio sarebbe stato di quest'uomo qui. Mm. Quindi lei si propone più volte nelle sue varie esistenze o attraverso progetti di abduction o attraverso vite parallele Mm. la mancata gravidanza. Perché lei ha scelto questa esperienza? E lì è proprio all'insegna della carenza della terza dimensione. Io non posso avere quello. In questo caso quello è un figlio. Mm. E tutta la gioia che lei potrebbe avere dalla maternità, anche se vedo che molti sentimenti simili li ha riversati, per esempio, sul suo cagnolino, ok? Però Mm. giustamente lei avrebbe invece voluto avere un bimbo. Mm. Ma c'è Eh, scritto da qualche parte che una donna deve avere dei figli in questa vita? no, 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 però tra le varie declinazioni della carenza, qualcuno che ne so, si traduce la carenza con pochi soldi, Mm. con poche relazioni, eccetera. Lei, la sua carenza è stata questa. mm? Il suo bisogno frustrato è stato questo. Esiste una Maria Rosa in una linea temporale parallela piena di figli? O con dei figli?
una in cui ne ha 4, sì. Che è lei, così com'è, ma con 4 Sì, figli. sì, vedo che ha anche una babysitter tipo che l'aiuta, perché comunque ci tiene anche a sviluppare la propria carriera lavorativa. E lì c'è l'anima di Maria Rosa. Certo. Quindi volendo, se ci vogliamo credere, perché io non dico che per forza deve essere così, tu vedi che è così, ma insomma non sei l'oracolo di Delia a cui tutti noi dobbiamo votarci. In qualche modo, se vogliamo credere a questa visione, avere dei figli nella nostra vita non importa, o non averne. Importa cosa? Cioè, quello che importa è non crearsi un autosabotaggio, una punizione. Mm? Mm, cioè, il punto non è avere o non avere i figli, il punto è se questa cosa ti produce sofferenza e senso di carenza, perché ad alcune donne questo no, la vivono benissimo. Per altre donne invece è proprio realizzare una carenza. Mi manca questa cosa qui, mi manca e io sto male perché non ce l'ho. Mm. Va bene. Cinema. Marito. Sì, mi viene come un uomo buono. Papà e mamma. E il padre come se si aspettasse di vedere una bambina, perché per via del tipo di malattia che ha, fa un po' anche confusione temporale. Allora è come se si aspettasse così di vedere una bimba. Mamma. Sì, c'è la mamma, certo. 2 fratelli, giusto? 2 fratelli. Sì, anche. Le cognate Certo, certo, e il cagnolino. ovviamente sì. Come lo vedi? Come un piccolo grande maestro per lei. Come se fosse è lei, mm? Perché poi gli animali sono sempre un po' il nostro specchio. Mm? E quindi è come se fosse in un certo senso un medico, come se fosse un dispensatore d'amore e allo stesso tempo lo riceve l'amore. Mm. E lo vedo da un punto di vista eterico molto più grande di quello che è. È una valvola d'amore. Sì, sì, sì. Dà, tiene, prende, dà, prende. Ok, chi si mette in prima fila nel cinema? E c'è suo marito che ha in braccio il cagnolino. Ok, vedevo questa cosa. Va Mm. bene. Marito. Fiamma? Allora, secondo me è quinto livello. Gemella. Mm, Siamo lì. mm. Ah, grande sfida. È la sfida ideale. Insieme si diventa, a un passaggio solo, si diventa quell'altra cosa. Sì, e anche oggi che andiamo a salutare il suo ex, è importante perché è come se una piccola porzione di Maria Rosa era rimasta là. E ora è come se ne riappropriasse. Perché oggi Maria Rosa è come se ritornasse ad essere integra. Maria Rosa è un po' frammentata
E per certi aspetti mi ricorda la sessione precedente, che era al di là, no? Come se appunto una parte di Maria Rosa fosse da un'altra parte. Adesso appunto mi viene questa frammentazione di Maria Rosa e un certo frammento era in Nell'ex questa story. vecchia relazione, sì. Va bene, il faro si sposta dal cinema al portale aureo. Dove chiamiamo due personaggi. Richiamiamo la nonna materna, era andata nel portale aureo, ti ricordi Maria Rosa? C'era già il portale aureo, quindi ok. La chiamiamo da lì, nonna materna. Ma è bellissima l'immagine perché in realtà è come se mi portasse un libro che è costituito da tanti petali di fiori. È come se lei avesse proprio collezionato esperienza e l'avesse trasformata in bellezza, in profumo e in essenza. C'è un forte profumo di fiori Mm, mentre si sfoglia questo libro. Ma sono rosa? Di esatto, rosa? Di fiori della rosa? esatto, Bianchi esattamente. rosa? Sì, sì, sì. Che non è proprio un rettangolo o un quadrato, questo libro. No, no. A forma Per- del petalo. sì. Quindi è bellissima questa immagine proprio di aver abbracciato l'esistenza, ecco, e aver colto l'esistenza. E invece per quanto riguarda questo uomo, mm, L'ex che storico. sì, esatto. Dall'adolescenza all'età Mm, adulta stanno insieme, poi si lasciano, lei prende un altro percorso, quando più o meno, quando si sono lasciati, arriva il cagnolino. Lei poi sì. le case della vita, si sposa, un uomo incredibile. 3 anni fa, persone che quasi non conosce l'avvertono che non c'è più. Ma lei, a prescindere da questo, l'aveva percepito, al di là della notizia ufficiale, diciamo. Ehm, allora, mi fa vedere che quando la loro relazione si interrompe, però rimane come proprio un filo di connessione fra il cuore di quest'uomo e il cuore di Maria Rosa. Um, Ed infatti nel momento in cui questo uomo fa questo passaggio, perché io la morte la vedo proprio come una specie di passaggio, per poi andare verso un'altra tipologia di vita, ok? Questo cordone che si era anche a volte un po' disattivato, si riattiva e lui trasmette questo suo fine vita a lei. Lei lo percepisce e percepisce correttamente quali sono state le emozioni di sgomento che hanno accompagnato questo suo fine vita. Quasi di incredulità e di sensazione di non aver portato a compimento qualcosa, di averle interrotto con questa morte prematura e improvvisa. Come lo vedi lui? Come quando lei l'ha visto in sogno? Non più. Lì è vero che era come adirato, proprio con questi, lei li ha definiti occhi rossi, quasi iniettati di sangue, anche per via quasi della rabbia. Mm. Eh, Che è successo era- da quel sogno a oggi in lui? Ha come seguito le vicissitudini dell'umanità, anche perché questa sua morte è legata a una questione in cui tutta l'umanità è stata coinvolta. È morto per malore improvviso legato al Cini che aveva Sì. fatto? Mhm, sì. E seguendo tutte queste vicende che sono state molto rapide,
visto che lui è morto 3 anni fa, no? In 3 anni sono successe tantissime cose, molto rapidamente, tante verità sono emerse ed è come se lui sentisse, comprendesse di aver fatto parte di questo piano generale per arrivare alla comprensione a cui molte persone stanno arrivando ora. Ok, quindi la sua anima ha accettato di partecipare a questo gioco perché si arrivasse poi alla comprensione del grande inganno. Bene, chiediamo a Maria Rosa di mettersi di fronte a lui. Vediamo cosa fanno, cosa si dicono. Allora, per un attimo questo cordone da cuore a cuore si riattiva ed è come proprio un cordone attraverso cui passa una corrente. E poi mano a mano è come se questo cordone si staccasse, da ambo le parti si stacca, e loro si possono avvicinare a prescindere dal cordone. E lui mette una mano sul cuore di lei. Qualcosa tipo dice: lascia che il tuo cuore vinca nella forza, nel coraggio, nella chiarezza. Sei stata la donna che ho amato maggiormente. Rivediamola l'ultima volta. Qual è l'immagine più bella della loro storia? A che età? Quando erano, io penso, molto giovani, perché è come se proprio fossero cresciuti insieme, non lo so, mi fa vedere 2 ragazzi che scoprono la vita, le bellezze della vita. Non so se poi l'hanno vissuto realmente, mi fa vedere un ruscello, la bellezza dell'acqua fresca, dell'erba un po' bagnata, dell'amore che nasce e che ha la stessa potenza della natura circostante. E lei come lo saluta? Con una carezza che va dalla testa alla guancia di lui destra e poi va a finire sotto al mento questa carezza. Sei stato tanto importante. Vai. Il gioco continua. Sì. Hanno suonato, apriamo di nuovo il portale aureo e lo invitiamo ad andare. Se vuole, fa si attacca con una mano a tutti quelli come lui, mancati per malore improvviso, per quei motivi, e ci va con tutti. Bella, è una treccia colorata, molto lunga. Entrano tutti, mano nella mano a catena, dentro il portale aureo. Salutiamo la nonna e chiudiamo il portale aureo. E lei intanto chiude questo libro di petali. Come si intitola il libro della nonna? L'essenza della vita. Ok. Ne vuole conservare una coppia, Maria Rosa? Sì, sì, come se, non so, da un punto di vista eterico, no, ci fosse come una fotocopiatrice, diciamo così. E lei, questa fotocopia, la infila dentro il cuore.
Ok. Monica, tiroide. Dimagrimento difficile, causa esoterica. Mm, allora, lei adesso può assolutamente sciogliere questa connessione con questa vita passata che mi ha mostrato, come se proprio ci fosse questa questione di questa vita che la fa stare in questo continuo pianto, con questo continuo nodo alla gola e, come dirti, in questa attesa che non finisce mai. E in questa attesa rimane immobile, e più attende e più si gonfia questa donna, appunto, questa damigella della reggia. E lei connessa a questa vita è come se assorbisse questo, l'attesa, la frustrazione, il non avere un figlio, l'aspettare un qualcosa che non arriva perché non può arrivare. Quindi è una condanna questo malfunzionamento alla tiroide, o lei può decidere di non averla più o di dimagrire se lo desidera? Sì, lei può intanto decidere di comprendere che è tutto creato da lei, comprenderlo veramente in fondo, in profondità, guardare a se stessa come la creatrice di tutto questo. E quindi se è lei che crea, lei disfa e rifà. Vabbè, diciamo spesso che questo è un sogno, che questo è un ologramma, che è tutto finto, però vogliamo andare a vederlo una volta tanto. Stiamo sempre con un occhio umano, quindi non riusciamo a vedere il piccolo. Andiamo a vedere il piccolo. Come quel film di tanti anni fa, quando io ero molto piccolo, c'era Viaggio al centro del corpo umano, una roba del genere. Quindi questi scienziati vengono micronizzati, fatti diventare grandi come microbi, messi in una navicella grande come un microbone e fatti entrare dentro il corpo umano di uno scienziato, di un personaggio importante che andava guarito da una malattia brutta solo in quel modo lì. Entriamo in un oggetto vivo o inerte per vedere come è fatto. Allora, entrando all'interno di Maria Rosa, Mhm. ho visto due cose. Allora, dunque, come se la sua tiroide fosse una specie di palla dei carcerati, quella palla di ferro. Mm. Mm? Palla al E piede. ha, sì, esatto, ed ha una lunga catena che va a collegarsi con una gabbia prigione che ha a livello delle ovaie dell'utero. Mhm. Mm? Ehm, è come se si fosse creata questa condizione di collegamento, dove questa prigione crea un peso a livello della tiroide, che poi è il peso del suo corpo. Mi fa vedere quindi questa tiroide come se fosse pesante, statica, fredda, eh, Ok, sì, questa è la senza tiroide. vita. Mm. Scegliamo un oggetto qualunque. Ti faccio scegliere un pelo del suo cagnolino, un cristallo di rocca ma non lo so, o il tappo di una birra o di un evidenziatore di plastica. Beh, direi il pelo del suo cagnolino. Perfetto, entriamo nel pelo del suo cagnolino. Andiamo a scomporlo, andiamo sempre più piccoli. Qualcuno ci dice che c'è solo l'atomo, più i costituenti dell'atomo. Andiamo nell'atomo, in uno degli atomi del pelo del suo cagnolino. È un piccolo vortice l'atomo, Un è imbuto? una girandola.
È proprio una manifestazione energetica, fondamentalmente non c'è niente di materiale nell'atomo. Mhm. C'è solo un Questo pulviscolo, diciamo così, di materico. Tutto il resto è energia vorticosa. ti dico come veniva insegnato quando io andavo al liceo. La materia è quasi del tutto vuota, ci dicevano. Le molecole, la materia è fatta da molecole, le molecole sono molto distanti tra di loro e attratte da legami energetici, legame covalente, legame dattivo, eccetera. Quindi l'energia non è materia. L'atomo è un pallone da calcio con un pallino piccolissimo al centro. Il pallone da calcio ha una nuvola di elettroni o un elettrone, che è l'energia, quindi l'unica massa è nel nucleo. Neutroni, protoni, il nucleo ha massa, anche se tanto piccolo, quindi è quasi del tutta vuota. Oggi è stato dimostrato, non so spiegarvi perché, che il nucleo è energia, quindi è tutto energia, quindi tutto un sogno, tutto ologramma. Esatto, Tu esatto. vedi il pallone da calcio nell'atomo? Se ti chiedo di entrare in un atomo? No. Vortice, dici. Vortice cosa vuol dire? Un cono? Un doppio cono? È una girandola, però è come se fosse veramente un vortice quando viene un tifone, ecco, Quindi quella specie un di cono, risucchio. Sì, ecco, in movimento con mm? forza. Quello che O- percepisco è la forza, una punta in basso o una punta in una direzione e un cerchio dall'altro lato, come diciamo di una sì. tromba d'aria, Sì, come si rappresenta una tromba d'aria nei fumetti. sì, sì. Ok. Di che colore? Mm, allora, tra l'azzurro e il bianco? E c'è differenza tra un atomo preso da una persona che ha anima, un atomo preso da un animale che ha spirito, un atomo preso dal petrolio? Non mi sembra. Ok, vediamo di cosa è fatta un'emozione di Maria Rosa. Entriamo lì dentro. Anche quella fa parte della realtà. Mm. C'è tanto buio. Appena mi hai detto un'emozione di Maria Rosa, è calato il buio. Perché ci sono certe emozioni che Maria Rosa non vuole vedere, perché magari considera un po' sconvenienti, sarebbe meglio non averle. Cioè, come dirti, una sorta di censura, no? Di giudizio. Mhm. Beh, ci sarà l'emozione della gioia, no? Certo, sì. Andiamo a Anche vedere. questo, sai che li fa prendere peso? Il non lasciare, cioè nel momento in cui lei non riconosce la propria emozione, non la vede, non la può lasciare andare, rimane dentro. Mhm. Quindi anche questo che le fa prendere peso. L'emozione della gioia, sì, me lo dà, per esempio, ecco, mi dà una fotografia in cui lei sta realizzando una miniatura e il suo cane è un po' lì che fa da assistente mentre lei fa questo lavoro. Mhm. Ed è un momento in cui lei è come se stesse sintetizzando vari elementi della natura. Mhm. Ed è un momento proprio di grande connessione con questi elementi della natura e allo stesso tempo con il suo cane. È proprio un momento di amore e quindi di gioia. Facciamocelo un viaggio in quella miniatura. Lei le produce, lei le crea dei piccoli quadri in resina. E dunque, poi non so se questo cosa avverrà poi in futuro, perché vedo anche delle piccole statue, sì, delle riproduzioni così, tipo di, sai, di fate, cose così, mm, Mm. folletti. Ok. Sempre per capire come è fatta la realtà, facciamoci un viaggio nel quadro che c'è alle sue spalle.
lì è come se mi arrivassero, cioè se la vedo attraversandolo, vengono dei guizzi dalla sorgente, come la sorgente avesse fatto degli spruzzi, direttamente la sorgente avesse fatto gli spruzzi e avesse generato il quadro. Quindi entrando in profondità nel quadro, io vedo parti della sorgente. Ok, lei commentandocelo l'ha fatto un'amica. Ha detto magari fossi stata io. Ma lei è un artista, lei fa già delle cose artistiche. Eh sì. Perché non si fa un quadro in un'altra stanza suo? Eh sì, perché potrebbe anche essere un quadro materico, nel senso che ho visto lei che, siccome questo quadro ha, tu le hai definite delle alghe, diciamo, colorate, no? Io ho visto che nel suo quadro lei le faceva materiche, quindi come se fossero delle striscioline di stoffa. Quindi una tipologia di quadro differente, in cui lei maneggia la materia e poi la applica sulla tela. Ma resinate? Un quadro Eh, di in al- resina? Anche in alcuni punti forse, ma comunque l'utilizzo forse di una colla che per certi aspetti, eh, sai, può somigliare alla resina, però poi ha una resa differente. Una tecnica mista. Va bene. Questo suo futuro quadro è 4D. Eh, Decisamente. È 4D o 3D il suo cambio di lavoro attuale? Mm, eh, è 4D, certo, sì. Ehm, Nel senso che, sì, sì, sì. È 4D o 3D? L'essersi inventata un lavoretto durante la pandeminchia. Decisamente 4D. È 4D o 3D sviluppare questo lavoretto in miliardi di strade differenti, buttandosi sui social, vendendo ai giapponesi, creando cose nuove, evolvendo quella cosa che lei fa che non voglio dire, molto semplice, magari anche in altri anelli, quadri, oggetti che non esistono, Certo che è 4D. cornici di fotografie, le fotografie le mette il cliente, la cornice però è il vero valore aggiunto, magari in resina. Mm. Sì, poi non lo so perché, cioè, mi è venuto che lei potrebbe essere anche un artista delle unghie. Lei sta annuendo e ridendo, boh, magari lo fa già. Beh, dei capolavori. Dei piccoli capolavori, cioè quindi delle unghie finte applicabili a posteriori. Allora, adesso se mi chiedi la tecnica non lo so, perché io vedo che mette tipo del gel e inserisce delle cose, decora, fa sull'unghia, già sull'unghia, cioè non a parte delle unghie. Poi. L'ha fatto già. Non ha scritto solo Ah, e continui a farlo perché sono bellissimi. Ma non scrivemelo su un foglio di carta, scrivemelo su una tavoletta di resina. Eh, Resina ovunque. L'ha già fatto, bene, brava Monica, non lo sapevamo. È ancora un pedone qualunque, però, povera Maria Rosa, come possiamo fare? Anche lei, no? Adesso sta vedendo le cose da un'altra prospettiva. Ehm, Si sta elevando, mm? Si sta alzando e dice: Cavolo, effettivamente io non sono quel pedone lì della scacchiera, io non sono quel pedone che attraversa le strisce pedonali, no? Perché è anche quello il pedone. Secondo me uno dei passaggi più importanti in questa sessione è aver scoperto che lei stessa è in un'altra linea temporale piena di marmocchi. Quindi veramente nulla è così importante. Doveva avere i marmocchi, ma i marmocchi li ha in un'altra linea temporale, quindi cosa è veramente importante? Fare esperienza, non nel 3D. Disperazione, la carenza, però non hai marmocchi, mia mamma poi non sarà contenta, cosa pensa la gente, una donna senza figli è inutile, tutte ste rotture di palle.
lei ha già iniziato a creare, per esempio, che è una delle 1000 strade sue, oggetti unici, quindi se vogliamo crea, come creare marmocchi, crea gioielli e ha 1000 possibilità davanti. È proprio questa separazione, lei appunto che considera le entità fuori di sé più forti, lei che non sente magari la connessione con l'altra vita, eccetera, eccetera, che le fa sentire la carenza. Ma adesso che lei sta concependo l'unione, no? Di tutti questi elementi che sono il suo quadro, la carenza non c'è più, perché lei è completa, lei ha tutto. Lei ha visto l'atomo in questa sessione, ha visto di cosa è fatto. C'è un atomo nel suo corpo da cui vuole far partire la nuova Maria Rosa. Sì, è un atomo nell'ombelico. Ok, il centro del corpo. La sua nuova nascita. Mm, esatto. Ok, mandiamo al cluster questo atomo. Questi bavaglini che non sono mai stati usati. Mm. Mm. Così il cluster me lo propone. È tipo bavaglini ricamati, così. No, però la sento proprio animata da una forza, da una gran sicurezza di quello che sta facendo. E quindi assolutamente butta via questi bavaglini. È sicura? Dentro. Sì, perché è come se avesse versato tante lacrime su questi bavaglini Mm. e non è più tempo per questo. È tempo per li butta, è tempo per, vediamolo, nella sua creazione che lascia qui al posto dei bavaglini. È un ad eternum coloratissimo ed è esattamente sotto forma di atomo, no? La struttura dell'atomo che abbiamo vista e quindi è un vortice multicolore. Avatar. Ma no, dell'avatar ho visto solo che era rimasta una tibia. Via. Esiste traccia dell'antilope, del leone, degli EDL e della Madonna del soccorso, No, non più. delle due entità mentali. Per me c'è sempre aperto, ho bisogno d'amore per Dio. Nemmeno. Impianti. Tolti? Siamo in Mi illumino di immenso o Ci ancora siamo. un pedone qualunque? Ah, ok. Vibrazione di Milena Maria Rosa. 295. Consapevolezza. 202. 202. PS. 60. Vite. 1000 con il 5 finale. Cervello. 10.8.9. Cosa può fare con 10.11 più o meno? Vedo che chiude gli occhi ed è come se visualizzasse un progetto di quelli suoi manuali e poi nel momento in cui li riapre è come se le mani si muovessero da sé, di vita propria. Suscettibilità ipnotica. Mm,
67. Mm. E terza, quarta D. Io ti dico che terza dimensione vedo 25. Well done. Mm-mm. Tre quarti sono di là. Mm-mm. Nasce una nuova Maria Rosa. E ancora Milena. È proprio cambiata quella vita lì, l'ha trasformata. È tornato il marito dalla battuta di caccia. In verità lei ha scoperto la verità su che cosa era successo alla battuta di caccia ed è riuscita a superare il dolore e a trovare un altro uomo. Che cosa era successo? Ehm, Penso che sia stata utilizzata il contesto della battuta di caccia come un Ce l'ho. regolamento di conti, sì. L'hanno fatto fuori. Mm. Ok. Bene. Messaggio di Maria Rosa all'atomo. Io sono te, tu sei me, siamo la vita, la meraviglia della sorgente. Come lo chiameresti l'atomo? Mi è venuto Eos, indistinto. L'indistinto? No, di istinto mi è venuto Ah, Eos, che forse. credo che in greco sia sole, però. Messaggio di Maria Rosa al marito. Sei dolce, sei buono, e mi piace camminare con te su questa vita. E messaggio di Maria Rosa a se stessa. Ignoravo la mia potenza. Ora la guardo, e la esalto. Come la vedi? Come se la consapevolezza avesse raggiunto degli strati più profondi di Maria Rosa. Se la vecchia sessione si chiudeva con Maria Rosa può tutto, questa come si chiude? Maria Rosa è tutto. Vabbè, incredibile. Vabbè, incredibile. Qua veramente questa volta vi ho beccate tutte, proprio tutte, i petali, i numeri, tutte. Hai un concorrente, Monica, attenta. Ai ai ai, ti tremano le ginocchia. Prossima volta sarò io sdraiato e tu in piedi, tu seduta. Va bene, e vibrazione finale. Con questo Maria Rosa è tutto, vibrazione finale. 360. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.